Un saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo di nuovo un gruppo siciliano che all'esordio sulla lunga distanza si mostra persino più istrionico che in passato, forse anche troppo. Un passo un po' timido, ma nella giusta direzione. Così sulla vecchia webzine giudicavamo The Wandering Angel, EP d'esordio del Silver Nightmares, uscito nel 2020. In effetti, pur nella sua immaturità, il disco mostrava alcuni spunti davvero interessanti, che all'epoca ci avevano incuriosito. È stato anche per vedere in che direzione questo gruppo siciliano si sia evoluto che abbiamo accettato di occuparci di Apocalypsis, esordio dei Silver Nightmares sulla lunga distanza. Uscito lo scorso 1 novembre, si tratta di un lavoro in cui la band insulare mostra diverse novità, in primis a livello stilistico. Il progressive rock con rinforzi hard dell'esordio si è indurito in entrambi le componenti. La base precedente rimane, ma sia heavy che prog metal sono una presenza costante in Apocalypsis, come anche le sperimentazioni di tantissimi suoni diversi, un'abitudine che i Silver Nightmares non hanno perso rispetto a The Wandering Angel. Ciò è all'origine di un disco eclettico e bizzarro, a tratti anche fin troppo. È un difetto che i siciliani si portano dietro dall'esordio. Il loro entusiasmo è percepibile, ma anche un'arma a doppio taglio, visto che spesso li porta a strafare, specie per quanto riguarda il songwriting. Le loro canzoni sono infarcite di elementi che a volte funzionano accostati tra loro, ma in altri casi proprio no. Il che tra l'altro rende la scaletta di Apocalypsis un saliscendi vertiginoso tra qualche pezzo ottimo, alcuni buoni, altri decenti e qualche brutto riempitivo. Come se non bastasse, se in qualche campo i Silver Nightmares sono migliorati rispetto all'EP, per esempio la registrazione, stavolta professionale e ben fatta, in altri la band isolana non si conferma. La raffinatezza che avevamo apprezzato in The Wandering Angel qui riaffiora di rado. A tratti, anzi, invece, la band sembra solo propensa a mostrare la propria stranezza o la propria bravura. E in generale, rispetto all'EP d'esordio, invece di migliorare, l'ispirazione si è abbassata, per quanto non troppo. Eppure nella scaletta si fa fatica a trovare qualcosa che stupisca davvero, come succedeva un paio di volte nell'esordio. Non che manchino pezzi validi. Si possono citare per esempio Sapiens, un'opera istrionica coi suoi scambi tra momenti di puro prog rock e altri molto da heavy classico. A quest'ultimo si rifà anche Sea of Cicalia, con un bel riff duro, ma anche i soliti elementi estranei stavolta ben inseriti. Wizards, Witches and Sorcerers è al contrario molto lieve, un lieve folk rock mediterraneo dagli echi Jethro Tull. Infine si possono citare The Awakening, strumentale molto anni 70 ma godibilissima e ben costruita, e The Wild Black Cross, che spicca per serietà e preoccupazione. Tutti pezzi ottimi, ma non eccezionali. Per giunta convivono nella scaletta anche con brani meno belli. Su tutti brilla in negativo Hate, che cerca sempre l'eclettismo, ma risulta del tutto slegata nei suoi vari elementi e con pochissima musicalità. A essere onesti, le nostre aspettative sui Silver Nightmares erano parecchio più alte di così. Non che Apocalypsis sia un brutto album. Come detto non manca di valori, e di media è un ascolto discreto, spesso piacevole. Di sicuro però il talento dei siciliani, almeno al momento, rimane inesplorato per buona parte. Il voto positivo è meritato, ma chi ha scritto la recensione non può nascondere un po' di delusione. Più di quanta ne potrebbe provare per una band che ci prova ma non ha i mezzi per andare oltre la sufficienza. I Silver Nightmares invece di talento ne hanno da vendere, ma ancora non sono riuscito a trovare il modo di sfruttarlo se non in qualcosa di poco sopra la media. Speriamo che ci possano riuscire in futuro e che, dopo un passo nella giusta direzione e uno non falso ma tutt'altro che esaltante, il terzo sia quello decisivo. Vedremo, anzi, ascolteremo. Voto di Heavy Metal Heaven 70 su 100. Anche per stavolta è tutto. Se ti è piaciuta questa recensione ti invitiamo a mettere like, a commentarla e a condividerla. Puoi inoltre iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche per non perderti neppure uno dei nostri nuovi video. Infine, vieni a trovarci su Facebook, Instagram e Pinterest. I link per seguirci sono, al solito, qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.